Uno dei segnali che sta arrivando la primavera è che dal nostro fruttivendolo troviamo gli asparagi. Io ho comprato 2 fascetti di asparagi perché farò 2 ricette con gli asparagi. Come vedete questi fascetti sono molto diversi uno dall'altro. Uno ha degli asparagi un po' più grandi, l'altro sono un po' più lunghi, un po' più sottili. È difficile trovare un'unica grandezza, ma soprattutto anche in un fascetto che sembra fatto solo da asparagi grandi, noi troveremo all'interno degli asparagi piccolini. Allora l'idea è quella di fare 2 ricette, una dove andiamo a utilizzare tutti gli asparagi, quelli più grandi, e l'altra dove utilizzeremo gli asparagi più sottili. Gli asparagi sono buonissimi, molto salutari, sono diuretici, depurativi, e quindi in questo periodo cerchiamo di consumarne quanto più possiamo. Andiamo a vedere come facciamo le 2 ricette e poi fatemi sapere quale delle 2 vi è piaciuta di più. Andiamo! Per prima cosa dobbiamo lavare gli asparagi. Questi sono sempre molto sporchi di terra nella parte terminale, quindi questa terra va tutta eliminata. Quindi sfreghiamo bene con le mani per eliminare tutta la terra. Cambiamo l'acqua e ci facciamo un'altra sciacquata. Pareggiamo i gambi e li facciamo tutti più o meno della stessa lunghezza. Prendiamo una pentola capiente, la riempiamo per metà con l'acqua, la mettiamo sul fuoco e quando l'acqua bolle possiamo cuocere gli asparagi. Ora che l'acqua bolle mettiamo un pochino di sale, non ce ne vuole molto. E mettiamo gli asparagi. Mettiamo il coperchio e devono cuocere fin quando non sono teneri. Non facciamoli troppo cotti perché altrimenti diventano molli. Gli asparagi sono cotti, chiudiamo. Dobbiamo scolarli perfettamente e ordinatamente li mettiamo nel piatto. Prendiamo adesso una pentolina piccolina, ci mettiamo un pochino di burro e un pochino di olio extravergine di oliva. Facciamo sciogliere il burro nell'olio. Spegniamo e premiamo dentro il succo di mezzo limone piccolo. Cospargiamo la punta degli asparagi con il pecorino grattugiato. E ci versiamo sopra l'emulsione di olio, burro e limone. Questo è un modo semplicissimo di cucinare gli asparagi, sono veramente molto buoni e secondo me sono ancora più buoni se noi li mangiamo direttamente con le mani. Intingiamo nel formaggio e li mangiamo. Iniziamo col tagliare le punte degli asparagi. Le punte degli asparagi adesso le metto sul fuoco con un filo d'olio e le faccio soffriggere per pochissimi minuti.
Nel frattempo taglio a rondelle i gambi degli asparagi. Questi già li ho lavati perfettamente, li ho sgocciolati, quindi ora vi faccio vedere semplicemente come faccio per capire fin dove dobbiamo tagliare. Quando incominciamo a vedere che la lama fa fatica a tagliare, questa parte la andiamo a scartare. E così facciamo per tutti gli asparagi. Spegniamo il fuoco e questi li mettiamo da parte. Nella stessa padellina aggiungiamo un pochino di olio, affettiamo la cipolla, e ci aggiungiamo gli asparagi. Mettiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere per 5 minuti. In questa ciotola mettiamo 2 uova. Le chiare però dobbiamo montarle a neve. Aggiungiamo la ricotta e cominciamo a lavorare con la forchetta. Aggiungiamo il parmigiano il pepe nero se piace, un pizzico di sale e lavoriamo per bene. Tagliamo a pezzettini molto piccoli il prosciutto cotto. E aggiungiamolo. Uniamo anche gli asparagi e mescoliamo. Le chiare dell'uovo adesso dobbiamo montarle a neve. Uniamo gli albumi e mescoliamo delicatamente. Versiamo nello stampo
Livelliamo. E ci distribuiamo sopra le punte degli asparagi che abbiamo tenuto da parte. E ora questo lo possiamo mettere in forno.